Buongiorno, allora della serie luoghi strani di Pechino, non strani, poco conosciuti, questa mattina siamo venuti al quartiere 798 Art District, che è un quartiere che è stato recuperato da vecchie fabbriche dismesse e adesso è un quartiere artistico, ci sono delle installazioni, c'è un po' di cosine da vedere. Noi facciamo un giro e vediamo cosa ci offre. Per cominciare noi facciamo tutta la via centrale, però ai lati di questa via ci sono tutti i vicolini che si snodano in mezzo alle ex fabbriche con tutti i negozietti, bar, gallerie e quant'altro. Sembra un posto non da turisti, più da giovani, giovani. All'interno del 798 dell'Art District troviamo anche il 751 Park, che era praticamente il deposito dei treni che servivano a trasportare il carbone alle fabbriche, e quest'area ha continuato a funzionare in maniera discontinua fino al 2010 e nel 2018 è stata praticamente trasformata in parco e nel 2021 è stata rinnovata così come la vediamo adesso. Proseguiamo sulla strada principale, a parte da qui mi sa che si esce dal 798. Abbiamo fatto tutta la via centrale, abbiamo guardato un po' cosa fare e adesso ci facciamo tutti i vicolini laterali e cerchiamo di stare all'ombra perché si cuoce. A quest'ora sono circa le 2 di pomeriggio, a parte che fa troppo caldo per girarlo tranquillamente. E poi vabbè, non c'è tantissima gente, ci sono più visitatori così, ma alla sera secondo me c'è una gran quantità di persone, che è pieno di bar, di localini giusti. Noi abbiamo scoperto questo posto vedendo un video di Dimitri, My Life in Cina. Vi lascio la scheda qui, e dove spiega benissimo tutto il quartiere. Noi lo giriamo un po' così, come viene. Questa installazione sembra un omaggio all'ingegneria agricola, una vite senza fine, probabilmente per portare l'acqua, e dei bufali.
Per pranzo ci siamo presi una bella coppa di gelato, insomma una coppettina di gelato, perché con questo caldo è l'unica cosa che ci andava. Si è pagata una cifra, 138 yen, 2 coppettine. Però è buono. È tutta una grande area con questi barrini, negozini. Poi al piano di sopra degli edifici più grossi ci sono delle mostre, delle gallerie d'arte, insomma. Da comparare al gioco. 你们在那个马在这儿的话，车走路的话能走这儿吗？啊，能走这儿吗？啊。Sono anche delle belle installazioni bizzarre, tipo questa, che è Gundam, Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Abbiamo visitato la Galleria Continua, che è di un il fondatore delle nostre parti, insomma, è di San Gimignano, Poggio Ponzi San Gimignano. E va bene, quindi a Pechino troviamo una parte di Toscana e va molto bene. Abbiamo finito adesso il nostro giro. Anna Maria è andata a cercare un po' d'acqua da bere perché fa un caldo micidiale e fra poco si torna verso l'albergo. Vediamo se andiamo a vedere qualcos'altro, però questo quartiere è bellino, magari va visitato la sera col fresco, quando i locali sono più attivi. Adesso molte cose sono ancora chiuse, però insomma un mezzo pomeriggio ci si può passare. Later. 我随时随地在等待，做你感情上的依赖，我没有任何的疑问，这是爱，我猜你早就想要说明白，我给你的爱只是收不回来。So I不能只是 be your friend。 The following day. Allora, buongiorno, questa splendida giornata. Ci siamo spinti fino ai confini di Pechino per raggiungere le colline profumate, Fragrant Hill, perché vogliamo andare al tempio Wo-Fo. Per arrivarci bisogna accedere al parco del Giardino Botanico, che comunque è un bel parco. Noi non lo visiteremo perché non abbiamo molto tempo, perché domani dobbiamo ripartire purtroppo e quindi ci dedicheremo solo ai templi che sono su queste colline, che sono fra i più antichi di Pechino. Il Giardino Botanico è tutto un gran parco molto bello, con tutti
i camminamenti sotto gli alberi, bello. Poi ci sono delle strutture tipo questa è una serra tropicale dove ci sono sia le piante che gli animali, quindi secondo me è molto interessante. Adesso noi andiamo al tempio, poi se abbiamo un po' di tempo magari facciamo anche un ingresso. Gli ingressi non so se sono a pagamento extra al biglietto d'ingresso al parco, quindi non so se ogni padiglione poi bisogna pagare il biglietto singolo. Va bene, proseguiamo il nostro cammino verso il tempio. Chi ci segue da un po' lo sa ormai che a noi piacciono particolarmente i parchi. Qui a Pechino li abbiamo fatti tantissimi tutti gli anni, un parco, ma siamo tornati negli stessi parchi, quelli che ci sono piaciuti di più, ma questo è veramente il top dei parchi. È il parco per definizione. Bene, godiamocelo, perché veramente poi la giornata non è caldissima, anche se c'è il sole e picchia abbastanza forte, però è ventilato e si sta bene. Siamo sulle colline, quindi insomma si prospetta una bella giornata. Con questa porta iniziamo la salita verso il tempio, perché tutti i templi, come abbiamo già visto, sono in salita. Beh, non è ripidissima la salita, dai, si fa facilmente, è anche un po' ombreggiata. Così a prima impressione questo è effettivamente uno dei templi più belli che abbia mai visto qua a Pechino, molto silenzioso anche se c'è un po' troppa gente, anche un po' invadente. All'interno della struttura ci sono anche dei ristoranti dove si può mangiare, prendere un tè. Bello, questo è interessante. La prima volta che troviamo in un tempio un ristorante. Anna Maria si sta documentando su questo tempio. All'ingresso, prima di raggiungere il punto culminante del tempio, che è il Buddha sdraiato, ci sono i guerrieri guardiani che proteggono il tempio. Intanto ha iniziato a piovere e allora che c'è da dire su questo tempio? La particolarità del tempio è la statua del Buddha sdraiato, che è una statua in bronzo che riprende appunto il Buddha addormentato nella fase in cui sta raggiungendo il nirvana con la morte del corpo fisico. È nell'ultimo padiglione che adesso, pioggia permettendo, andiamo a vedere. In questo padiglione, dove si trova invece un Buddha seduto, ci sono i re dei quattro regni, nord, est, sud e ovest. Raggiungiamo l'ultimo padiglione. C'è l'azzurro piove. No. Che? No. Sì. Io spero non sia quello lassù, il tempio del Buddha sdraiato, perché c'è da fare una quantità di scale e muore lì, insomma. Purtroppo all'interno dei padiglioni non è possibile fare né foto né video,
e quindi non vi abbiamo mostrato quello che c'è all'interno dei vari padiglioni, però ci sono dei Buddha molto belli e qui invece abbiamo proprio il Buddha sdraiato. Confermo che non si possano fare né video né foto, e tanto che c'è proprio un guardiano apposta che controlla. Comunque vi consiglio di venire se siete a Pechino, così lo potrete vedere di persona se ne avete voglia, ovviamente. Proseguiamo la visita. Allora, dopo un breve scroscio d'acqua è riuscito un po' il sole, si sta divinamente. Purtroppo, o per fortuna, la salita all'ultimo padiglione, quello sulla collina che abbiamo visto, non si può fare perché è tutto chiuso, quindi vabbè, la visita più o meno finisce qua. Il tempio è molto bello da girare, ci sono tutti i giardini intorno a tutto il parco e i padiglioni sono molto interessanti. Quindi sì, rinnovo il consiglio, se siete a Pechino, di venire a vederlo insieme al parco del Giardino Botanico. Siamo usciti nostro malgrado dal parco del Giardino Botanico e ci si sta dirigendo verso Biyun Temple, che sarebbe il tempio della nuvola azzurra. Distante circa 1,5 chilometri, si fa a piedi anche perché non ci sono mezzi, quindi la facciamo a piedi con calma sotto il sole. Qui su questa collina ci sono anche delle belle ville, nella pace del villaggio qui. Eccolo lassù, guarda, bello. È quello il Biyun. Come non ci arrivi? No? È tutto abbastanza deserto, però come vista, come è bello, è diverso da Pechino che vediamo sempre che è una pianurona enorme. Quello laggiù è il Biyun Temple, molto bello, visto da qua, proprio ai piedi di un'alta collina. Ok, queste sono le famose colline profumate, The Fragrance Hill. Anche oggi si sta risolvendo in una bella giornata e stiamo vedendo cose nuove mai viste in questi 4 anni che veniamo, che siamo stati in Cina. Molto interessante. Noi non abbiamo mai fatto un cammino propriamente detto, cioè di quelli tipo il cammino di Santiago. Vabbè, io ho fatto una tappa della via Francigena una volta con un amico, ma giusto una tappa. Però di chilometri, quando siamo in vacanza o quando andiamo a visitare qualche posto, ne facciamo tantissimi. Anche in questi 15 giorni abbiamo fatto una media di 19-22 km al giorno. Siamo giunti di fronte alla porta d'ingresso del Biyun Temple. Adesso guardiamo, bisogna fare biglietti, non sappiamo se farli qua dietro, qua, o là sopra quando si arriva proprio all'ingresso del tempio. Questa è la porta di accesso al parco del tempio. Allora, questa è tutta la mappa del parco che andiamo a fare fino alle pagode, Vairasana Pagode. Allora, l'ingresso al tempio Biyun
È proprio di fronte all'ingresso del parco delle colline profumate. Allora, qui c'è da pagare il biglietto, ok, per il parco, e si va a pagare il biglietto. I passaporti ce l'ha Anna Maria. Oh, we chat Alipay. Io lo so. This is free. Thank you. And this 10 yuan. Quanto? Quanto? 10. 10. Ok. Ok. Alipay? Alipay. Okay. Molto bello. Ok, d'autunno deve essere veramente uno spettacolo. Si comincia subito con delle scale, anche abbastanza importanti, e si sale fino ad arrivare alle pagode. Non so se essere felice o no, ma siccome ho raggiunto la veneranda età dei 60 anni, qui in Cina molti monumenti sono gratuiti. I più importanti, la soglia è 65 anni, mentre per quelli meno conosciuti sono 60, quindi io in molti templi sono entrato gratis, ho avuto la riduzione del 50%, il che è abbastanza positivo, anche se i monumenti non costano così tanto come da noi, quindi è comunque fattibile. Questo tempio è un antichissimo tempio buddista, quasi strutturato come una fortezza. Ha delle mura e poi si sviluppa tutto in verticale lungo la collina fino a raggiungere le pagode. Noi siamo appena all'inizio, stiamo passando alle prime porte. Continuiamo a salire per i gradoni del tempio e ogni piano, diciamo ogni livello, ha un nuovo padiglione sempre più bello. Questo è un padiglione che contiene una stele appoggiata su una tartaruga. Qui le tartarughe hanno sempre l'immagine, cioè la faccia da drago, con delle iscrizioni anche in una scrittura che sembra tibetano. All'interno di uno dei padiglioni troviamo un corridoio con tutte le immagini dei Buddha. C'è un fortissimo odore di incenso, ma è enorme, cioè non ha fine. E sono tutti Buddha e si sono susseguiti. È un labirinto di corridoi pieni di Buddha. Fa quasi impressione. Quelli più strani sono sicuramente quelli che hanno una sorta di capigliatura rispetto a tutti quegli altri che sono tendenzialmente calvi. Siamo quasi arrivati in cima al complesso, molto bello. Adesso abbiamo proprio il sole contro, da qui magari si apprezza meglio la bellezza dell'arco della porta di accesso al tempio principale. Fuori dalla porta di ingresso al tempio ci sono i due leoni, uno a destra e uno a sinistra, e poi la porta è tutta a tutti dei bassorilievi dove si racconta la storia del monaco che lo ha fondato. Devo dire, questo complesso è molto bello, cioè merita sicuramente di essere visto. Allora, affrontiamo le ultime scale.
prima di arrivare alle pagode, che però purtroppo non si possono raggiungere perché il cancello è chiuso. Le pagode sono tutte decorate, hanno una specie di ombrello sopra, poi vediamo anche purtroppo controsole, vediamo ci sono delle stupe agli angoli. La pagoda è stata costruita nel XIII anno dell'imperatore Chalong della dinastia Qing, quindi intorno al 1748, ed è alta circa 35 metri. La superficie della torre è ricoperta da bassorilievi che rappresentano il Buddha e alcuni animali come elefanti, la fenice, il leone, dragoni. Possiamo vedere alcuni di questi particolari. Purtroppo non possiamo vedere la pagoda, la torre in tutto il suo insieme perché è chiusa, e provando anche a riprenderla da lontano è, diciamo, schermata dagli alberi. Riscendiamo la collina del tempio Biyun e vediamo se entriamo nel parco delle colline profumate. Bene? Che dici? Sì, no, sono arrabbiata. Vabbè, Anna Maria. Non si vede per bene, non si vede niente. Gerosi, chi è? No? Cioè, mi sono arrabbiata perché però volevo vedere un pochino meglio. Sì, a parte da sotto, dovevi salire proprio sopra per vederla bene. Perché mi hanno Poi, fatto pagare il biglietto. vabbè, ti hanno fatto pagare il biglietto per tutto il complesso. 10 yuan, 1 euro. 1,20 euro hai pagato. Hai pagato 1,20 euro, Anna Maria. Un biglietto del bus, eppure non ti fanno vedere il motore del bus. Bello. D'autunno forse è più bello. Ragazzi, le sorprese non finiscono mai. Qui c'è, ai piedi della terrazza dove eravamo adesso, c'è un laghetto con alcuni padiglioni e una parte che è sotto la terrazza. Ma di cosa stiamo parlando? Sì, a parte l'albero nodoso, cioè quest'albero è veramente avvolto. Ecco, uno guarda questo paesaggio e si tuffa nella Cina idealizzata, almeno da me. Questo posto è una specie di paradiso. Ombra, il rumore dell'acquina che sgorga, che fa le cascatine, è veramente stupendo. Sono pienamente soddisfatto di essere venuto a questo tempio. Guardiamo di non battere la bocca nello scendere queste rocce. Adesso mettiamo qualcosa in carica perché ho quasi tutti gli apparecchi scarichi e ci vediamo fra un po'. A più tardi. 3 hours later. Per cena siamo tornati nel quartiere dove abitavamo 2 anni fa e siamo venuti qui apposta perché qua c'è un supermercato, una specie di centro commerciale, un supermercato che è quello laggiù,
e prima del supermercato ci sono tutti dei ristorantini piccolini che fanno della roba buonissima e siamo venuti qui apposta per mangiare questi ravioli che io mi ricordavo essere buonissimi. Ci siamo fatti un'ora e mezzo di metro dal Tempio apposta per venire qua, e almeno per quanto mi riguarda, visto Anna Maria non li può mangiare, ma per quanto mi riguarda si è fatto benissimo, perché me li ricordavo buoni e sono buoni. The next morning. Allora, siamo giunti alla fine di questo viaggio, il nostro quarto in Cina e il terzo a Pechino. Adesso siamo in attesa di andare in aeroporto. Abbiamo fatto un ultimo giretto nel quartiere di Dashilan, abbiamo preso qualcosina da mangiare leggero perché stamani abbiamo fatto una bella colazione. Poi ora andiamo a salutare Dimitri e poi prenderemo il volo per tornare in Italia. Gli ultimi souvenir abbiamo preso, sì, che è giusto per spendere quelle 2 lire in più. E va bene, se il video vi è piaciuto, se la serie vi è piaciuta, mettete un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!